tutti ragazzi, io sono Rosalinda e oggi nuovo video. Sì, avete capito bene, sono struccata proprio perché oggi andrò a parlare di skincare. Infatti nell'ultima settimana ho deciso di provare questa nuova tecnica, diciamo, una tecnica abbastanza famosa su TikTok, anche se in realtà è una tecnica abbastanza conosciuta in America già da diversi anni. Sto parlando infatti dello skin icing. Cos'è lo skin icing? Lo skin icing consiste appunto nel passarsi un cubetto di ghiaccio sulla pelle e ha diversi benefici sulla pelle, anche se in realtà prima di cominciare questa tecnica mi sono resa conto che c'erano diverse opinioni contrastanti. C'è chi dice che dà davvero grandi benefici alla pelle e c'è chi invece è totalmente contrario. Adesso però cerchiamo di capire quali sono i benefici che lo skin icing può effettivamente dare alla pelle. Minimizza i pori dilatati, contrasta le infiammazioni, migliora la circolazione sanguigna, riduce le occhiaie e le borse sotto gli occhi, può aiutare contro l'acne, rende la pelle meno oleosa e riduce le rughe di espressione. Adesso che abbiamo visto quali possono essere effettivamente i benefici dello skin icing, passiamo a vedere come dobbiamo applicare il ghiaccio sulla pelle. Oggi è il primo giorno di ice cubing e la mia pelle da struccata è così. Ho già lavato il viso, quindi vado a prendere il cubetto di ghiaccio e se avete comunque la pelle sensibile è bene avvolgerlo intorno a un pezzo di cotone, perché altrimenti potete ustionarvi, e non lasciarlo nella stessa zona per tanto tempo. Al massimo non bisogna superare i 10 minuti in tutto il viso, intendo. Io consiglierei comunque, avendolo provato per una settimana, mi sono resa conto che è meglio avvolgerlo in un pezzo di cotone. In molti consigliano appunto di avvolgere il cubetto di ghiaccio in un pezzo di cotone, perché comunque se lo passiamo direttamente sulla pelle, questo può anche creare delle scottature. Io infatti lo avvolgevo in un fazzoletto, però alla fine finiva per sciogliersi e quindi comunque andava a contatto con la pelle. Se vogliamo passare comunque il cubetto direttamente sulla pelle si può fare, però con dei movimenti molto veloci e circolari, e dobbiamo concentrarci quindi sulla fronte, sul naso, sulle occhiaie, sulle guance, anche sul collo e il décolleté. Io l'ho provato per circa una settimana e devo dire che comunque inizialmente non vedevo grandi risultati, non mi sembra che abbia fatto chissà quali miracoli, ecco. Però ho visto diverse opinioni di ragazze che comunque lo provano davvero da diverso tempo e vedono comunque grandi benefici. In quel momento, quando passo il ghiaccio, tendo ad avere davvero la pelle rossa alla fine del trattamento, anche perché avendo una pelle sensibile penso che sia anche abbastanza normale, però questione di minuti e la mia pelle ritorna ad essere normalissima. Tra l'altro penso che sia davvero un trattamento davvero benefico da fare durante l'estate, perché dà davvero una sensazione molto fresca. Quando prepariamo il cubetto di ghiaccio possiamo anche decidere di mettere delle gocce di oli essenziali, gocce di succo di limone, di acqua di rose, insomma dipende dal trattamento che vogliamo fare alla pelle. Io ho deciso di utilizzare il cubetto di ghiaccio così, quindi solo acqua, però aggiungere succo di limone, insomma acqua di rose o altri oli essenziali può aumentare quindi il beneficio del trattamento. Per esempio aggiungendo il succo di limone può migliorare l'aspetto delle pelli mature e quindi schiarire le macchie e le lentiggini, e va a regolare anche la produzione di sebo. Un'altra opzione è quella di preparare un tè o una tisana e appunto lasciarlo raffreddare e metterlo nel freezer, e quindi farlo congelare, ecco. Questo dovrebbe aiutare a ridurre l'infiammazione e
e ad avere anche dei effetti anti-età. Secondo punto, decidi quando effettuare il trattamento. Se vuoi effettuarlo su tutto il viso è consigliabile effettuarlo il mattino. Io infatti lo facevo tutte le mattine e fare su tutto il viso. Se invece vuoi passare il cubetto di ghiaccio soltanto una zona per volta, si può fare anche la sera. Però è consigliato, soprattutto in inverno e nei luoghi davvero freddi, di farlo la mattina presto, prima di truccarsi, e almeno un'ora prima di uscire di casa, perché altrimenti ci congeliamo la faccia e non è questo che vogliamo. Un altro consiglio è quello di non applicare direttamente il cubetto di ghiaccio una volta uscito dal congelatore, proprio perché in questo modo andremo a rompere i capillari cutanei, quindi è meglio aspettare qualche minuto prima di applicarlo direttamente sulla pelle. Quando vai a passare il cubetto di ghiaccio sulla pelle, tienilo per soltanto 1 o 2 minuti e concentrati su ogni area, quindi sulla fronte, sul naso, sulle guance, sul mento, sulla mandibola, su ogni area, però non superare i 15 minuti di trattamento. E vai comunque ad utilizzare dei movimenti delicati e circolari. Una volta finito il trattamento io utilizzavo comunque le mie creme o i miei sieri, quindi comunque è consigliato una volta finito il trattamento applicare la crema viso, il contorno occhi, insomma i prodotti che di solito utilizziamo. C'è invece chi ho visto che preferisce mettere per esempio il siero viso e dopo passare il cubetto di ghiaccio, perché dice che in questo modo il siero penetra in maniera più efficace nella pelle. Adesso vi parlo io di quella che è la mia esperienza. Io ho fatto questo skin icing per circa una settimana e sì, mi sono resa conto che effettivamente io ho la pelle mista, quindi tendo ad avere la zona T oleosa, soprattutto la zona della fronte. Facendo questo trattamento ho visto che comunque la zona T è meno oleosa rispetto a quello che era in precedenza. Poi, non avendo comunque grandi problemi con la mia pelle, al massimo avevo giusto qualche brufoletto da questa parte, ma erano comunque cicatrici di brufoli che ho avuto nelle scorse settimane, e ho visto che comunque con il passare dei giorni pian piano stavano scomparendo, ecco. Per quanto riguarda i rossori, i linei della pelle, penso che comunque subito dopo il trattamento la mia pelle risultava comunque abbastanza rossa, perché comunque a contatto con la pelle e facendo comunque movimenti circolari, concentrandomi su ogni zona, la mia pelle, essendo sensibile, tendeva ad arrossirsi. Quindi vi consiglio veramente di utilizzare un panno nel quale avvolgere il cubetto di ghiaccio se avete una pelle sensibile, perché altrimenti può andare a creare dei danni alla pelle. Ora vi faccio vedere com'è la mia pelle al momento attuale. Questa è la zona nel quale avevo qualche brufoletto in più e mi sembra che comunque siano diminuiti rispetto all'inizio del trattamento. Per quanto riguarda invece la riduzione dei pori, devo dire che comunque me li ha ridotti, cioè rispetto a quello che potevano essere inizialmente. Quindi, nonostante comunque ho visto diverse opinioni per quanto riguarda questo trattamento, io consiglierei di farlo, nel senso, alla fine per una settimana, però con estrema cautela, mi raccomando, perché comunque è un trattamento abbastanza delicato. Io ho visto dei cambiamenti, non grandi cambiamenti, anche perché effettivamente io non ho chissà quali grandi problemi con la pelle. Ho visto comunque che il mio più grande problema, il più grosso problema che potevo avere era il fatto di tenere la zona
tea abbastanza oleosa che comunque con il passare dei giorni pian piano è andato a diminuire, quindi forse continuerò questo trattamento, però cercherò di essere più cauta, ecco, nell'utilizzarlo, perché comunque non voglio nemmeno diventare un peperone ogni volta che lo faccio, ecco. E niente ragazzi, questo è tutto per il video di oggi. Spero di avervi dato di avervi fatto conoscere un metodo in più di skincare, però veramente mi raccomando, se volete provarlo anche voi, con estrema cautela, e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio!